Ciao a tutti amici, bentornati su Met Theater. Per voi amanti del home theater dell'alta fedeltà, oggi abbiamo in prova l'Emotiva XPA 9 Gen 3, amplificatore multicanale a 9 canali. In passato abbiamo già provato alcuni amplificatori multicanali, come per esempio il NAD M28, amplificatore multicanale 7 canali in classe D ad altissima qualità. In descrizione trovate la mia recensione e anche i sound test, nel caso non li avete ancora visti potete andarli a vedere. Un amplificatore molto interessante, anche con un'elevata qualità sia dal punto di vista dell'elettronica e anche dal punto di vista della precisione e della dinamica. Mi è piaciuto molto, che però diciamo sfortunatamente ha un prezzo abbastanza elevato. Oggi invece vi propongo questo amplificatore multicanale dell'americana Emotiva, che è possibile trovare in diverse configurazioni. Quindi sigla e andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Emotiva, azienda americana fondata a Franklin nel Tennessee da Mr. Dan Laufman. Emotiva, nome che significa proprio in italiano emotivo, che rappresenta la gioia e l'amore per i propri prodotti. Mr. Dan Laufman non è uno qualsiasi, è uno che giocava con l'audio sin da piccolo. Un amore nato dal padre audiofilo, che costruiva amplificatori e diffusori in casa. Agli inizi degli anni 2000, quando nasce Emotiva, Mr. Dan Laufman ha la brillante idea di usare internet come piattaforma di vendita. Oggi vendere prodotti di questo calibro online è una cosa normalissima, però agli inizi degli anni 2000 non era proprio così semplice e soprattutto ci serviva un buon sito web ed un buon prezzo di vendita, perché sappiamo che l'audiofilo è uno che piace toccare il prodotto con mano, sentirlo, provarlo prima di comprarlo, e quindi non è stato proprio semplice. Ma con una politica aziendale su misura del consumatore e soprattutto basata sulla fiducia reciproca, ecco che le vendite di Emotiva sono decollate. Per la prima volta al CES di Las Vegas nel 2016, l'americana Emotiva propone quello che saranno la terza generazione degli amplificatori XPA. La terza generazione è diversa dalle precedenti. L'alimentatore switching prende il posto dei pesanti e ingombranti trasformatori, dando spazio a amplificatori modulari assemblati in USA, dove lo stesso chassis ospita tutti i modelli attuali e può essere aggiornato con facilità. Il design dell'XPA Gen 3 può ospitare da 1 a 7 moduli. Tutti i moduli di XPA Gen 3 condividono lo stesso chassis e l'alimentazione. Questo significa che i moduli possono essere sostituiti o aggiunti anche dopo l'acquisto. Ogni modulo di amplificazione utilizza uno stadio di uscita di classe AB, che incontra l'alimentazione soft switching di classe H, appositamente progettato per consentire una notevole capacità di potenza a lungo termine, combinata con significative riserve di potenza dinamica a breve termine. Così facendo aumenta notevolmente l'efficienza, utilizzando tensioni di alimentazione inferiori a livelli inferiori. Ma appena viene rilevato un segnale rapida ascesa, ecco che si passa a un'alimentazione superiore per garantire un segnale pulito e senza clipping. Quindi l'alimentazione switching ha il vantaggio che non richiede molto spazio, lavorando quindi a frequenze molto alte non abbiamo bisogno di trasformatori o filtri capacitivi di grosse dimensioni. Vi lascio in descrizione un link che ho trovato di wiki nel quale vi spiega la differenza tra alimentazioni lineari e alimentazioni switching, nel caso volete approfondire il discorso. Online sul sito di Emotiva potete trovare in commercio finali XPA Gen 3 da 2 fino a 11 canali. Per questo test ho scelto per voi i 9 canali. Abbiamo detto che gli slot disponibili sono 7, quindi avremo 5 moduli a singolo canale e 2 moduli stereo di minore potenza. Andiamo ora quindi a fare l'unboxing insieme, così vediamo anche come è imballato l'Emotiva e poi guardiamo insieme le specifiche.
Ottimo doppio imballo da parte di Motiva, naturalmente il doppio box, ma di bello abbiamo anche le maniglie per poterlo sollevare in massima comodità, una cosa molto comoda, soprattutto quando abbiamo amplificatori che pesano più di 20 kg. Nella confezione troviamo sia il cavo di alimentazione, ma stranamente anche il cavo trigger. Ottimo, Emotiva. Ecco che collegando il trigger out del vostro synth amplificatore al trigger in del vostro finale si accenderà in automatico anche l'Emotiva. La finitura disponibile è solo uno, il nero opaco. Il modello a 9 canali ha un peso complessivo di 24 kg e le dimensioni sono 43,2 cm di larghezza, 20,3 cm di altezza e 48,3 cm di profondità, quindi non piccolino. Il consiglio è di lasciare bello ventilato sopra perché riscalda leggermente. Il telaio è in acciaio pesante e il frontalino in alluminio fresato. Non abbiamo quella rifinitura e quel dettaglio che possiamo per esempio trovare in altri prodotti, però a me piace molto perché è proprio muscoloso e ti dà proprio l'impressione che è veramente robusto, un vero made in USA. Dietro troviamo le connessioni bilanciate XLR e sbilanciate e sono presenti interruttori indipendenti per ciascuno dei 7 moduli, che consentono di scegliere tra XLR e RCA. Attenzione a questo punto, gli ingressi XLR hanno i poli caldo e freddo, quindi 2 pin invertiti rispetto allo standard europeo che usiamo solitamente noi a casa. Quindi potrebbe capitare che durante una calibrazione il synth amplificatore si accorga che ci siano le fasi invertite sui vostri diffusori. Questo significa che quando andrete a usare gli ingressi XLR, quindi solamente quando userete gli ingressi XLR e non RCA, se usate gli RCA non ci sono assolutamente nessun problema. Nel caso usate XLR dovrete andare a invertire le polarità dei diffusori sull'uscita dell'amplificatore. Questo non è un problema, però non capivo come mai sul manuale è indicato che viene seguito lo standard europeo. Così ho chiesto informazioni e approfondimenti a Emotiva America, che mi hanno gentilmente risposto che tanti anni fa c'erano diversi standard tra Europa e America. E per quanto riguarda gli amplificatori XPA, Emotiva per ora non ha ancora deciso di cambiarli per non creare problemi per chi usa ancora gli apparati vecchi. Non scendo nel dettaglio per quanto riguarda la fase assoluta e gli standard XLR. Se volete approfondire l'argomento vi lascio il link dell'Emotiva, di un forum Emotiva dove potete trovare tutte le informazioni utili. Per noi la cosa importante è ricordarsi, nel caso utilizziamo ingressi XLR, invertiamo il più e il meno all'uscita dell'amplificatore, quindi il cavo rosso con il cavo nero. I morsetti sono di alta qualità, placati in oro e accettano filo nudo, forcelle e connettori a banana. Infine ci sono il trigger out e in e il pulsante per spegnere i bellissimi LED blu nel caso vi diano fastidio. Davanti insieme al pulsante di accensione e spegnimento troviamo i LED di stato per i 7 moduli. All'accensione sono rossi, blu normale funzionamento e rosso lampeggiante per indicare malfunzionamento. Ho chiesto anche ad Emotiva nel caso spegniamo i LED se viene lo stesso indicato il malfunzionamento. E la risposta è certamente. Nel caso abbiamo un malfunzionamento, anche se i LED sono spenti, apparirà quindi il LED di colore rosso. I moduli a canale singolo dichiarano un THD minore dello 0,1%, una potenza di 300 watt a canale con diffusori da 8 ohm e 490 con diffusori a 4 ohm. I moduli stereo invece sono un po' più piccoli e dichiarano una potenza di 2x65 watt su 8 ohm. I moduli a canale singolo sono più consigliati per quanto riguarda il nostro palcoscenico anteriore, quindi le frontali e il centrale, dove viene richiesta di solito più potenza e per avere dialoghi quindi più chiari e un ascolto musicale dinamico e di qualità. Per quanto riguarda i moduli stereo più piccoli, sono più adatti invece al funzionamento surround, quindi diffusori posteriori e di altezza. Ma aggiungiamo la parte che più ci interessa, come suona questo amplificatore finale. Non a caso ha vinto il premio EISA 2020-2021 come miglior amplificatore home theater, quindi le mie aspettative erano tante. Dopo il collegamento che non è stato abbastanza semplice per colpa di quell'insalata di cavi, quei polipi nascosti dietro ai nostri mobili, di solito uso i cavi sbilanciati.
in modo anche da sentire il rumore che esce dal tweeter e quindi cercare di capire anche il rapporto segnale-rumore come si comporta. E sono rimasto abbastanza soddisfatto dal rapporto segnale-rumore che c'è già col cavo sbilanciato. Appoggiando il vostro orecchio sul tweeter si sente proprio leggermente. Naturalmente utilizzando i cavi bilanciati ecco che andiamo a migliorare ancora di più questo rapporto segnale-rumore. E dopo ho fatto una breve calibrazione con Odyssey, all'epoca avevo ancora il Denon, i frontali erano attaccati al Macintosh, li ho staccati, attaccati anche quelli all'emotiva, quindi ho guardato alla veloce i livelli che vanno a cambiare leggermente. Con il Macintosh mi portava i frontali a più 3 decibel, invece con l'emotiva siamo andati verso lo 0. Questo perché probabilmente l'emotiva ha un guadagno leggermente maggiore, di qualche dB in più. Ma è una cosa normale perché potrebbe cambiare tra un amplificatore e l'altro. Mi era successo anche con il NAD. E poi mi sono catapultato sul divano ad ascoltare i miei classici pezzi, quelli che conosco di più, che so già come suonano più o meno, per farmi l'idea di come va questo amplificatore. Naturalmente quando si prova un amplificatore è importante, richiede tempo, non bastano né un paio di giorni né settimane, ma per capirlo bene ci va un po' di tempo. Quindi la prima, io non mi baso mai sul primo ascolto. Infatti quando ho provato il NAD ci è voluto un po' per capirlo e soprattutto per apprezzarlo al meglio, per capire che era veramente un ottimo prodotto. Invece con l'emotiva devo dire che sin dal primo ascolto è stato wow, come va questo amplificatore. I bassi sono belli presenti, quindi una gamma medio-bassa forse leggermente colorata, però a me piace. E non è affaticante, la scena musicale è abbastanza ampia e anche quella piacevole. Quindi un ottimo lavoro da parte emotiva, soprattutto considerando che è un amplificatore a multicanale, non un amplificatore stereo. Ed è riuscito a spingere le mie Rubicon 8 veramente forte, secondo me lo farebbe anche con diffusori ancora più importanti. In descrizione trovate le 2 prove di ascolto che ho fatto, una per quanto riguarda un paio di pezzi, cerco sempre di mettere dei pezzi che vanno dal rock alla batteria, alla musica classica, in modo da capire anche il funzionamento in diversi generi musicali. Nella prima prova, se non sbaglio, alla fine abbiamo un pezzo, bellissimo pezzo di pianoforte che a me piace tanto, Nuvole bianche di Einaudi. E non abbiamo quella... suona bene, però non abbiamo quella raffinatezza e quel dettaglio, manca qualcosina, diciamo, però io vengo anche dal Macintosh che regala soprattutto sulle medio-alte un buon ascolto musicale, un buon dettaglio, un ottimo dettaglio e un'ottima scena musicale. Quindi manca qualcosina sulla gamma alta. Però capite che io sto paragonando comunque un MC312 stereo a un amplificatore multicanale, quindi è un paragone non alla pari. Quindi secondo me hanno fatto veramente un ottimo lavoro e secondo me col giusto pre darebbe ancora di più. Infatti da poco ho preso il Yamaha XA5200 che mi sta regalando veramente ottime emozioni e si comporta ancora meglio. Abbiamo più dettaglio soprattutto sulle medio-alte e ora diciamo che non mi fa rimpiangere nel caso dovessi magari vendere MC312, ecco che potrei anche tenere l'emotiva come amplificatore multicanale anche per l'ascolto estero. E questa è un'ottima nota, nel caso volete anche utilizzarlo per l'ascolto in stereo. Come seconda prova ho voluto anche testare i moduli stereo, quindi quelli più piccoli. Le ho provate con le Dali Opticon 1 ed ecco che si sono espresse molto 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 bene. Le ho provate anche con le Sonetto 1, però già si sentiva che avevano bisogno di qualcosa in più. È il modulo, diciamo, a canale singolo con le Sonetto 1 mi ha dato molta più musicalità, dinamica e dettaglio. Quindi attenzione ai moduli piccoli, nel caso avete diffusori di grosso calibro o diffusori che non sono facili da pilotare,
direi che non sono proprio adatti. Quindi invece come diffusori surround che richiedono diciamo un massimo pilotaggio di 100 watt in cinema direi che vanno benissimo, quindi mi raccomando questa nota. Ma passiamo quindi al cinema. Quando ho fatto le prime prove era collegato ancora con il Denon e io avevo ancora la configurazione Auro 3D. E di solito io utilizzavo questi due Blu-ray che sono due demo disc di Auro 3D dove ci sono spezzoni di film e anche di musica. Una scena ottima, una dinamica veramente potente, molto molto piacevole da ascoltare, niente da dire, merita un ascolto. Se state cercando un amplificatore multicanale che vi possa regalare delle belle emozioni, soprattutto a un prezzo contenuto, io la prova la farei. E poi ho provato anche il Dolby Atmos, dato che abbiamo adesso lo Yamaha XA5200, i soliti Blu-ray per quanto riguarda la musica di John Williams e Hans Zimmer, che hanno regalato anche lì delle emozioni favolose. Le colonne sonore di Star Wars, del Gladiatore, mi hanno fatto emozionare parecchio. Ottima qualità da parte di Emotiva. E poi abbiamo i classici Blu-ray che io utilizzo. A me piace sempre utilizzare gli stessi Blu-ray, soprattutto perché li conosco, so come funzionano e come si devono comportare. Quindi se un prodotto va bene e riesce a rendere al massimo, ecco che lo riesco a capire subito. E con Mad Max, che è ormai un disco consumato, da quante volte l'ho fatto girare, devo dire che veramente hanno fatto un capolavoro. Passiamo quindi alla lista dei pro e contro che ho fatto per voi. Come pro ho messo prestazioni da top di gamma, sia in cinema che nella musica. Setup modulare, design muscoloso, garanzia 5 anni e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Come contro, moduli stereo limitati, bisogna quindi fare attenzione a cosa ci colleghiamo. Se vi state invece chiedendo se serve avere un amplificatore esterno dedicato, sia se avete un Synth amplificatore o un pre-Synth amplificatore, la risposta è semplice. Se fate parte di quelli che stanno cercando, vogliono aumentare la qualità di ascolto sia in cinema che nella musica, soprattutto nella musica, quando abbiamo dei diffusori frontali importanti da pilotare, ecco che la risposta è assolutamente sì. Io ho avuto synth amplificatori molto efficienti, molto potenti, come il Denon 6500 per esempio, però non ha mai saputo spremere al meglio le mie Dali Rubicon 8. Questo perché è un diffusore già che ha bisogno di un'amplificazione importante. Ecco che in questo caso avere un amplificatore multicanale esterno può ovviare a questo problema. Oppure se avete ambienti di grosse dimensioni, dove per esempio volete optare per un setup a tanti diffusori, anche più di 13, ecco che l'acquisto di un amplificatore esterno multicanale è necessario, perché i synth amplificatori sappiamo che arrivano massimo a 11 o 13 canali. Se invece avete ambienti di medie dimensioni, se non avete un setup con tantissimi diffusori, soprattutto se non avete bisogno di una qualità elevata nell'ascolto musicale, per esempio avete già o vi basta o lo utilizzate soltanto per l'home theater, ecco che un buon sintopificatore è più che sufficiente. Concludendo, come alternative a questo amplificatore multicanale con questa qualità, con questa potenza, devo dire che per ora è molto difficile da battere. Un ottimo lavoro da parte di Emotiva, lo consiglio, io ce l'ho preso, l'ho ottenuto, questo amplificatore multicanale, perché mi ha dato molta soddisfazione e quindi devo dire che rimarrà per un bel po' a casa mia. Da Me Theater è tutto, spero che avete trovato la recensione utile. Se avete delle domande, mi raccomando, lasciatele nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace per supportare il canale e il mio lavoro. Ci vediamo alla prossima, mi prenderò un po' di tempo, adesso non so quanto, magari 1 o 2 settimane per preparare una recensione molto importante. A presto!